in Brianza, in Boisio specialmente, perché eravamo i terroni della Brianza, l'ultima che poi cominciava. Erano tutti falegnami, quasi tutti, perché avevano la bottega, lavoravano d'inverno in bottega e d'estate invece erano tutti agricoltori. Ecco come è cominciata in Brianza in generale, ma in Boisio in particolare. Io venivo indietro dalla scuola, non so, quando già a una certa età, 7-8 anni, come entravo, vai 20 minuti, che erano le 3 o le 4, finite la scuola. Il minuto era alle 7 di sera, perché si andava lì e ti sfruttavano, dovevi fare, tenere, guardare, scopare, e lì cominciavi a entrare nella manualità, perché dopo ti permettevano di raddrizzare i chiodi, perché prima i chiodi che si tirano fuori non si buttavano via, si raddrizzavano. Dobbiamo molto la Brianza ai francesi, perché quando erano qui loro a comandare facevano arrivare dalla Francia certe cose che noi neanche immaginavamo, ed è lì che è stata l'inizio di fare le botteghe un po' attrezzate, perché prima le botteghe era il banco, un mantello e scopelle, la rese a mano, e poi dopo invece è cominciato ad arrivare delle macchine un po' come si deve, ecco. Adesso è tutto un altro momento. Però se tu hai l'idea, un po' di manualità, ancora adesso sei ricercato. Vedo legno fin da quando sono bambina, è un po' una condanna a benedizione dei brianzoli, nascono in mezzo al legno e ci vivono tutta la vita. Un buon artigiano è anche frutto dei clienti che ha, tra l'altro, non solamente delle cose che riesce a disegnare, riesce a fare, perché un buon artigiano è frutto dei clienti che ha, cioè potersi permettere di fare lavori di altissima qualità. Ogni bottega ha una sua anima e cerchiamo di vedere se si riesce a continuare a lavorare come è sempre stato lui, suo padre, il suo nonno prima di lui.